Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi vedremo insieme come antichizzare dei fogli di carta utilizzando prima una miscela fatta di caffè d'orzo, polvere di cannella e zucchero di canna e poi una semplice bustina di tè. Ho fatto diversi tentativi anche per quanto riguarda la modalità di distribuzione del colore sui fogli. Ho provato a spruzzare per esempio il caffè con uno spruzzino, a picchiettarlo con le dita, a spennellarlo con un pennello. Alla fine del video quindi confronteremo i vari risultati ottenuti dall'impiego di queste, chiamiamole molto generosamente, tecniche. Bene, ho cianciato abbastanza, direi di non indugiare e di andare subito a vedere come si fa il lavoro. Prepara il caffè, normale o d'orzo come preferisci. Io l'ho versato in uno spruzzino perché volevo provare la tecnica spruzzo. Poi aggiungi indicativamente un cucchiaino di cannella e 2 di zucchero di canna. E agita bene. Il balletto è facoltativo. Strappa dei fogli di giornale o di riviste, scegli fogli porosi, tipo carta usomano. Evita quelli in carta patinata perché non assorbono, ovviamente. Io ho iniziato spruzzando la miscela con uno spruzzino, poi ho provato a spennellarla e a picchiettarla in qualche punto col pennello per creare un lieve movimento. Poi ho fatto la stessa cosa picchiettando con una spugna umida ben strizzata. Piccolo inciso, una delle cose più belle di questo lavoro è il profumo, soprattutto per quanto riguarda la miscela di caffè d'orzo, zucchero e cannella, cioè fare il lavoro è stata una goduria, veramente. Ecco i risultati a confronto. Prendi la bustina di tè, strizzala e picchiettala sul foglio. Ho provato a fare la stessa cosa su un foglio beige e in questo caso il tè è andato a esaltare moltissimo il colore precedente. Infine ho provato a stendere il tè con stesure lunghe e regolari, sempre usando la bustina. Ed ecco i risultati a confronto. Il lavoro di antichizzazione della carta può essere fatto anche semplicemente immergendo il tuo foglio dentro uno di quei vassoi larghi di alluminio. Si riempie la base di tè o caffè, si immerge il foglio e lo si tira fuori. In questo video non ho adoperato il metodo dell'immersione perché, avendo a che fare con fogli A4 tendenzialmente o poco più piccoli, avevo paura poi di spezzarli in fase di estrazione, ma soprattutto perché a me piace intervenire, spastrocciare con le mani e fare casino.
Fammi sapere poi quale risultato ti convince di più e se questo video ti è stato utile metti un mi piace e se ti interessano argomenti tipo la creatività, il riciclo creativo e l'upcycling ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche perché ho già in mente un altro progetto di riciclo creativo che coinvolgerà proprio uno o più di questi fogli che abbiamo appena antichizzato insieme oggi. Se sei arrivato o arrivata fin qui, come al solito grazie infinite del tuo tempo, lo apprezzo moltissimo e noi ci vediamo al prossimo video di riciclo creativo o di ispirazione creativa. Grazie infinite e alla prossima. Ciao!